Bentornati su New Custom Miniatures Vlog TV. Lo avete visto dal titolo, è il capolavoro annunciato della Games Workshop di quest'anno, non ha bisogno di presentazioni, via con l'unboxing, dopo la sigla. Allora ragazzi, La città maledetta innanzitutto e soprattutto grazie a Samuele di Arcadia Giochi, perché questa è ovviamente la copia omaggio del negozio di Arcadia qui a Mestre che mi ha gentilmente dato per poter fare l'unboxing, quindi assolutamente grazie a Samuele. Vi ricordo che se lo contattate tramite direct, anche tramite me, ma comunque su Messenger per Arcadia, parlando del fatto che avete visto il video di New Custom Miniatures, avete il 25% di sconto su tutti gli acquisti della gamma GV, quindi approfittate di questo mese e del prossimo, perché dopodiché ovviamente il 25 sparirà. Detto questo, andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa ci aspetta all'interno della città maledetta. Allora ragazzi, taglierino alla mano, pronti subito per partire con questo unboxing che è veramente uno di quelli che aspettavo di più, credo per tutto l'anno. Questo è il gioco che mi sta gasando più di tutti, perché intanto Warhammer Quest, voi sapete che io sono matto di HeroQuest e via dicendo, quindi mi piace tutta la serie, mi piacciono i dungeon crawler, quindi anche quello gran cosa. La cosa che veramente secondo me è fighissima, e voi sapete che sono del 66, forse non tutti, ho 44 anni, e quindi l'hype più grosso di tutti per me è che mi recupera e mi ritorna soprattutto a quelle che erano le ambientazioni di Mordheim. La cosa che in realtà mi interessa tantissimo è vedere come questo tipo di ambientazione sia stata inserita in Age of Sigmar piuttosto che nel vecchio mondo, e adesso vado subito diretto comunque a vedere con voi la scatola. So quello che sapete voi, quindi Warhammer Quest, città maledetta, le avventure eroiche nella città maledetta di Ulfenkarn. La confezione è abbastanza spessa, ok, quindi guardate a livello la mano rispetto alla mano, e dentro ovviamente in questa scatola avete un regolamento che ha 40 pagine, libro delle missioni con 56 pagine. Vi annuncio già che farò un palinsesto proprio con degli episodi in cui faremo le missioni, inviterò degli ospiti illustri anche a giocare con me, e per illustri intendo produttori dei giochi piuttosto che traduttori dei giochi, piuttosto che pittori e giocatori stessi, che io ritengo ovviamente meritevoli di venire in studio a giocare con me, e con cui faremo una chiacchierata. Nel frattempo giocheremo le missioni di Warhammer Quest. 22 mattonelle a doppia faccia, questo fighissimo, che vuol dire 44 tiles, 180 segnalini e indicatori, quindi una quantità industriale di segnalini, 28 dadi, anche qui adesso non vedo l'ora di sentire quando apriamo la fattura dei dadi, una busta Ulfenkarn in pericolo, non so cosa sia, lo vedremo, include 60 miniature Citadel, quindi ragazzi 60 miniature Citadel, che solo se guardate quelle degli eroi è da sbavare, considerato che ogni miniatura presa da sola di solito si orienta intorno alle 20-25 euro, quindi stiamo parlando di miniature che hanno un valore veramente elevato, soprattutto per la fattura, perché più va avanti più la GV indubbiamente è padrona del mercato delle miniature, per quanto riguarda la qualità sicuramente, e insomma 60 miniature, il valore, la scatola costa 155 euro, quindi penso che ci stia tutto il prezzo. E adesso vedremo l'interno, la fattura, ma considerato quello a cui ci ha abituato negli ultimi anni la GV, penso che ci stia tutto il prezzo. 8 eroi, un Radukar the Wolf, un Watch Captain Algrim, un Torgilius the Chamberlain, un Gorslav the Great Keeper, quindi ci sono tutti i nomi, non ve li leggo tutti. Vado direttamente a tagliare con attenzione questa parte della scatola col taglierino, in modo tale che non distruggiamo tutto, e vediamo un pochino. Allora, scatola lucida, non satinata, quindi ci sta, è la solita fattura delle scatole packaging a cui ci ha abituato GV, quindi eccola qui. Vediamo un pochino che cosa c'è dentro. Allora, ok, direi che partiamo subito con una quantità industriale di sprue. Voi sapete, non ve l'ho mai raccontato, ma ai tempi in cui lavoravo in Games Workshop a Firenze,
e ci raccontavano che i nuovi stampi in acciaio con cui poi fanno le colate, per cui stampano, praticamente colano la plastica e fanno questi stampi. Uno stampo per fare degli sprue del genere può arrivare a costare 21.000 euro. È chiaro che poi la Games Workshop ne produce milionate e quindi ovviamente recupera i costi, però immaginate la differenza fra quello che poi vedete anche nelle prossime puntate, perché sto stampando, grazie all'altro sponsor che ho acquisito di recente, che è Hexagon 3D Studio, e con loro stiamo facendo un bel po' di prove in stampa in 2K, in 4K di resina colata, piuttosto che in PLA, che sono quelle a filamenti, per cui faremo vedere vari tipi di stampa. Ci sono delle cose eccezionali, però per tornare a Games Workshop, guardate, adesso non so se riuscite a vedere la definizione, ma guardate per esempio uno scudo come questo, cioè guardate questo scudo, che cos'è? Voi vedete che è grande come la mia unghia, ma ha una definizione che è paurosa, e stiamo parlando di plastica. Guardate diciamo l'erosione della spada, è incredibile, guardate, cioè è veramente un prodotto a livelli elevatissimi. Tra le altre cambia la plastica a livello di colore per quanto riguarda i personaggi speciali, quindi hanno fatto questa differenziazione fra i buoni e i cattivi, se buoni si possono chiamare. Poi, come mi ha abituato GV e ci ha abituato GV, c'è un poster, diciamo, che fa da spartiacque praticamente, e questo qui, devo dire la verità, è piuttosto destabilizzante, perché nero da una parte e solo sangue dall'altra. Guardate che roba! Vabbè, detto questo, è figo comunque, non è niente male, perché l'idea grafica del packaging è molto figa, considerando, anche se guardate la copertina, che è tutto fatto molto grafico, molto fumettistico, disegnato, quindi non super fotone delle miniature fin da subito, e mi piace moltissimo la differenziazione fra il tratteggio a chine matita, piuttosto che poi qua subito lo vedete all'interno sul regolamento, c'è già un altro tipo di immagine. Scusatemi, tento di girarvelo in modo tale che non vi dia fastidio la luce e il riflesso della luce. Allora, provo ad aprire i libri, andiamo a vedere un pochino di cosa stiamo parlando. E stavo ragionando sul discorso di Mordheim, no? Perché molti hanno parlato ovviamente di un ritorno a Mordheim. È chiaro che in realtà qualcuno di voi lo chiamerà Mordheim probabilmente, è chiaro che in realtà non si parla della stessa cosa, ma da un lato mi fa piacere che GV recuperi questo tipo di ambientazioni, perché fa parte veramente di una storia della Games Workshop che sarebbe peccato lasciare. Tra le altre, spero veramente che prima o poi riesca anche quello, magari dopo l'uscita del vecchio mondo, che secondo me, vabbè, non vi dico altro, però arriverà a breve. Vediamo un pochino, introduzione iniziale, quindi qui stiamo guardando il regolamento. Il regolamento è lungo 39 pagine, quindi sembra molto semplice come sempre. Mi interessano molti dadi, perché sono 6 dadi azione che sono fatti in questa maniera un po' particolare, quindi vedremo come funzionano. C'è un dado da 12 che poi vedremo. Ci sono veramente tanti riferimenti lo dico? A HeroQuest. Non mi trattate male, non dite lasciatemela passare questo, ok? Perché ci sono delle cosine come gli scheletri, piuttosto che gli zombie, piuttosto che gli sciami di topi, eccoli qua, i ratti cadavere. Ci sono degli accenni, e devo dire che se HeroQuest avesse questi scheletri sarebbe definitivo, perché guardate solo gli scheletri cosa sono. Immaginate i tutorial che vi tiro fuori io con quantità industriali di ruggine per fare rovinati zombie e scheletri di questo livello. Tra le altre sono i Cosargi Nightguard, che sono belli grossi, che sono veramente interessanti come personaggi. Qualcuno ha parlato, secondo me, un po' male dei modelli di oggetti misteriosi, cioè i segnalini, che invece a me piacciono tantissimo perché sono veramente evocativi e ci stanno secondo me. La cosa che ho avuto anch'io un po' da ridire è stata che mancano gli scenari in questa scatola, e mi sarei aspettato una scatola grande come Necromunda
Dark Uprising, che è costata una fiammata, ok, però se dentro mi mettevano un scenario della città maledetta in stile Warcry non sarebbe stato brutto, però bisogna dire che con 60 miniature mancava solo quello, veramente si andava a 240 euro di scatola. Ora, detto anche il periodo Covid, forse va bene così. Allora, qui ci sono esempi di aree di gioco, che poi chiacchiero e vado avanti a sfogliare. Per esempio, guardate che bella che è la grafica, e dopo lo vediamo meglio, presente il segnalino delle fasi, ok? Mi veniva il turno. Andiamo avanti, questo ti spiegano come funziona il turno, guardate che figa che è la grafica, belli anche i tiles qua riprodotti. Grafica veramente minimal, ma veramente pulito, quindi credo anche piuttosto semplice da imparare. Fine della spedizione e via. Quindi tipi di spedizione interessante: spedizioni di caccia, spedizioni di perlustrazione, spedizioni di decapitazione, spedizioni di salvataggio, quindi ci sono vari tipi di modi per giocare. Il resto ovviamente l'avete visto sicuramente anche in inglese su come si gioca. Riassunto delle regole, come sempre, come da tradizione sul retro, che mi sembra anche molto molto semplice, perché in realtà la tabella poi degli eventi è una cosa che serve a parte, quindi questo è il riassunto, mi sembra molto bene. Libro delle missioni, qui siamo un libretto che sembra il doppio dell'altro, 55, quasi. Non voglio spoilerarvi tutto, ma qui c'è un po' di background sicuro, un'epoca di conflitti, eredità oscura, quindi questo background alla grande. Guardate che belle che sono queste grafiche, le vedete sulla telecamera? Vediamo un po', perché c'è un bel po' di luce, Scusate, ho mosso la telecamera, ma almeno lo vedete, ecco qua. Guardate che belle che sono i disegni e le illustrazioni di questo mondo, di questa ambientazione. Un po' mi rimanda anche a Warcry, nel senso che non c'entra niente, perché Warcry è caotico, parla di tutta un'altra cosa, però il tipo di impostazione grafica è tutto un po' lugubre, così mi piace, è veramente figa. Qui appunto si fa vedere la città, ecco. Parlando di scenari, qui stiamo parlando di Ulfenkart, che è una città intera con mura, con esterni, ci sono le zone. Mi aspetto che ci siano persone, se non le tira fuori GW, che facciano grandissime cose con i diorami. Vi avverto che nei prossimi mesi vedrete cose fantastiche anche qui. Tra le altre so già con chi, le farò con P-Work, ho intenzione di utilizzare soprattutto i loro scenari in PDF, scusatemi, in MDF, perché i PDF sono le istruzioni, in MDF perché effettivamente si prestano moltissimo, la parte medievale è tutta diroccata, poi ha delle novità stupende, P-Work, di cui vi parlerò a breve, e quindi secondo me converrà moltissimo fare degli scenari con loro, perché ho intenzione di riprodurre la città maledetta. Poi Ulfenkart in pericolo, spedizioni. Qui si parla delle spedizioni. Quando il leader sceglie la spedizione che gli eroi intraprenderanno durante la missione Ulfenkart in pericolo, può selezionare uno qualsiasi dei 3 tipi di descritti nelle pagine seguenti: di caccia, di salvataggio, di perlustrazione, quelli che si dicevano prima, no? Le spedizioni di decapitazione sono più difficili e possono essere scelte solo quando gli eroi raggiungono determinati livelli, quindi molto figo. Anche qui c'è la tradizione di Warhammer Quest in cui i personaggi possono seguire una campagna, crescere di livello e diventare degli avatar di Warhammer Quest. Mappe della caccia, quindi vedete caserme, vicoli, strada dei tumuli, via della punizione, quindi sembra veramente veramente ben curato. Ottimo odore, io sono uno di quelli che annusa, quindi devo dire che il profumo della stampa fresca è sempre fantastico. Non vado troppo a spoilerarvi tutto, ma mi sembra che sia veramente bello cospicuo il libro delle spedizioni, e questo è molto figo, perché di fatto sarebbe veramente uno spreco avere un giocone del genere e non avere abbastanza materiale. Anzi, io mi aspetterei, forse per la prima volta dopo il Warhammer Quest del 40.000, il Black Fortress, insomma io mi aspetterei qualcosina anche qua a livello di espansioni, perché sarebbe veramente figo, ma credo che ci saranno. Questo qua, allora, questa è la busta Ulfenkart in pericolo, la vedete? Ve la faccio leggere da qua. Non aprire finché la spedizione di decapitazione, l'assalto finale, non è stata completata. Porca miseria, adesso come faccio che ve la aprirei adesso? Ma non lo faccio. War Scroll, addirittura, guarda qui cosa c'è, addirittura, direttamente nella scatola, signori, tutti quanti.
gli eroi sono giocabili in Age of Sigmar, quindi passare da una cosa all'altra è un attimo, che figo, ci sono anche i cattivoni e quindi avrete modo di affrontarvi anche in battaglia. Tra le altre vedo che c'è un grosso hype intorno ai vampiri ultimamente, quindi usciranno e spaccheranno fuori tutto. Questo che cos'è? Allora, questo è il libretto invece finale delle istruzioni di montaggio, fatti sempre molto bene come le ultime volte. Mi piace che segnano di colore diverso le sezioni in modo tale che sia più facile riconoscere i pezzi delle sezioni delle miniature che avete smontato. Mi sembra anche questo fatto a livelli veramente eccezionali, anche ne parliamo sempre molto poco, però in realtà nel modellismo una cosa che conta veramente tanto sono le istruzioni, perché se tu non sai bene come procedere diventi pazzo per niente. Queste qua adesso sono tutte quante miniature fatte e realizzate a computer, quindi le sezioni sono più facili da realizzare, però insomma grazie GW che ce le hai fatte facili. Ci sono ovviamente le basette che servono a montare tutte le miniature, ci sono degli errata addirittura, attenzione, quindi sul nanetto abbiamo un'errata che è stata fatta probabilmente, vedete la qualità? Cioè, questa è la qualità. Se c'è qualcosa che non va, è inutile far finta di niente o tirare fuori un prodotto che poi ha una pecca, perché il vero collezionista queste cose le guarda e io questa cosa la guardo. Se tu mi metti l'errata già dentro la scatola quando è uscita, perché ormai avevi stampato il libretto, ma non mi lasci l'errore e spendi per stampare l'errata, perché comunque immaginate quante copie ne hanno fatte di queste, le hanno messe dentro all'ultimo momento, grazie Games Workshop per questa cosa qui, molto bella. Dadi, vediamo subito, qui, vediamo un po'. Beh, il suono non è male. Li sentite? Avvicino al microfono così li sentite. Allora vi dico già che il dado da 12 secondo me è un po' cheap, ve lo dico un po' così perché è un dadino, scusate la telecamera, eccolo qua, dadino da 12 è un po' cheap, nel senso che è il classico dado da 12 da scatola, okay? Niente di eccezionale e wow. I dadi da 6 non sono male, non sono male i dadi da 6, un po' leggerini forse, anche qui la plastica è un po' leggera. Questi dadi qua sono particolari perché ovviamente fanno parte della proprietà intellettuale del gioco e li trovate solo qui, quindi non si può dire nulla. Anche qui direi che la plastica fa un buon suono quando sono insieme, a vederli singolarmente sembrano un po' tra virgolette cheap, nel senso che non sono brutti, non vedi grandi oddio, c'è qualche sbavatura, dai, diciamo che i dadi ci hanno abituato a qualcosa di meglio, potevano fare qualcosina di più sui dadi, ma insomma io non mi lamento, dadi ne ho veramente, potrei farmi una puntata solo sui dadi e poi vedere, anzi la facciamo, dai, vi faccio vedere un giorno un po' di dadi particolari che non si trovano più in giro, che vinsi anche quando ero manager, magari girando in giro per l'Italia, e che meritano magari. Allora, vediamo un pochino che c'è qua dentro, potenziamento, scoperta, bla bla bla, le schede, quindi ok, andiamo a vedere un pochino di cosa stiamo parlando. Ringrazio di nuovo Samuele, Sam, grazie perché questo unboxing credo che sia uno dei pochi che abbiamo la possibilità di vedere in Italia in questo momento da stasera, e quindi grazie perché veramente almeno tutti vedono cosa possono comprare. Dunque qui abbiamo potenziato e normale, quindi ognuno di loro un po' alla Massive Darkness. Questa cosa qui poi ve la farò vedere su Massive Darkness, ci sono i mostri erranti e i mostri erranti enormi che sono praticamente la stessa miniatura potenziata, e quindi qui abbiamo un Kosargi Night Guard, scusatemi, che è normale, e poi ovviamente potenziato si aumentano i dadi, che probabilmente già ho capito, e quelli rossi speciali sono più potenti e quelli triangolari un po' meno potenti. Qui abbiamo tutte le schede e quindi qui abbiamo i personaggi, ok, qui abbiamo le schede dei personaggi, Creona, a proposito, dietro c'è dimensione grande e dimensioni grande,
molto bene, è tutto grande, quindi devo capire, ragazzi, io vi dico, vi sto prendendo da profano, nel senso che non ho ancora guardato benissimo le dinamiche di gioco, quindi ancora devo capire bene come funziona, ma anche qui abbiamo delle differenze. Sì, qui c'è per esempio abilità uniche, strada e gloria, e qui abbiamo abilità uniche, quindi nella strada e gloria, potenti della fine, all'inizio del passo iniziativa, dice qui, il giocatore di questo eroe può decidere di scartare uno o più dadi attivazione di questo eroe che hanno lo stesso risultato di qualsiasi dado destino scartato. Ottieni un punto esaltazione per ogni dado attivazione scartato. Scusatemi, stavo quasi per sbadigliare, ma non è perché mi sto annoiando, perché ho un sonno, in questi giorni sto lavorando come un matto e quindi giustamente ho un po' di sonno. Ma diciamo che sono curioso, perché sembra già che le dinamiche di gioco siano interessanti. Ulfenkarn in pericolo, quindi qui abbiamo e deve essere una scheda di stato, perché paura e influenza, quindi va a vedere la psicologia e quindi capire un pochino come funziona sarà interessante. Poi vediamo le carte, anche queste in celofanate, quindi qui aspettate che vediamo un attimino se riesco ad aprirle al volo, altrimenti facciamo un taglietto. Eccolo qui, attenzione che non roviniamo tutto. Allora, io sono uno di quelli, ragazzi, non sono un maniaco, però quando compro un prodotto ci tengo alla parte collezionismo. Sono sono più pittore che giocatore, quindi ci tengo che le carte siano pulite, molto spesso le metto dentro le sleeve, ci tengo che non ci siano pieghe, che non ci siano per esempio linguette nel libretto, ma non sono di quelli che chiamano la GV dicendo l'ho trovata col libretto e la linguetta, ecco, quindi su quello però guardo queste cose, ok? Allora, qui abbiamo delle carte che sono avanti e dietro nello stesso modo con un teschio, e anche qui capiremo come vengono utilizzate. Poi abbiamo, scusate ragazzi, forse non le ho fatte vedere in telecamera, ma queste sono le carte, davanti e dietro sono fatte allo stesso modo. Poi abbiamo carte esplorazione, che sono carte che da una parte hanno il corvo e dall'altra hanno dei tiles disegnati, probabilmente appunto ogni volta che ne tirate fuori una tiri fuori anche qualcosa che ha a che fare con il tiles o il tiles stesso che esplora. Dopodiché, madonna, che occhio che ho, l'ho beccata quasi, guarda, per una carta ho beccato quasi tutto perfetto. Allora, spade, dall'altra parte incontro, quindi qui abbiamo le carte incontro, che sono quelle dei combattimenti al 100%, perché da una parte sono le spade incrociate, quindi ci sono un bel po' di questo tipo di carte, che dietro appunto hanno vari tipi di incontro. Sapete che cosa vi dico? Già vedo che qui che c'è il discorso del livello, gruppo stile, bla bla, è molto simile a Massive Darkness della Come On. Vi farò vedere Massive Darkness perché tanto l'avremmo giocato, ve lo volevo già recensire, ho praticamente tutto del Kickstarter, quindi ve lo farò vedere, ed è simile come dinamiche, almeno da quello che vedo dalle carte per gli incontri, queste cose qua, le schede con il doppio tipo di nemico che può essere di doppia potenza, normale e potenza grossa, poi ci sono queste comunque che dietro hanno potenziamenti, armature, quindi queste devono essere gli oggetti. Rivestimento versatile, cavigliere d'osso d'ambra, questi sono gli oggetti che potete trovare e quindi poi alla fine che vi potenziano il personaggio, bellissimo, ce n'è una bella quantità, quindi molto figo. Anche queste carte passano l'esame, queste mi piacciono, la stampa buona, non c'è male. Poi abbiamo carte piccole, uguale a Massive Darkness anche qui, quindi anche qui c'è un altro tipo di formato carta che viene utilizzato anche per Massive Darkness, per esempio. Quindi non mi fa piacere questa cosa, perché in realtà significa che gli allievi, perché la Come On è nata come Cool Mini or Not ed è un forum che praticamente dipingeva e dava voti da parte della community a chi dipingeva le miniature GV, hanno iniziato a fare cose loro come ovviamente il Trono di Spade piuttosto che Massive Darkness e il più famoso è Zombicide, ma devo dire che hanno una bellissima qualità e soprattutto sulle dinamiche di gioco, perché ci sono delle parti che sono veramente divertenti. Allora quindi se
se i due si condizionano e cominciano tutte e due a influenzarsi, ma ben venga. Tratti lama, ok, quindi questi sono i tratti dei personaggi, quindi vedremo un pochino com'è. Queste sono altre carte con carte scoperta, Rimstone 2 piuttosto che 2, piuttosto che 1, piuttosto che 1, quindi questo bisogna capire. Risolvi una crisi della tua spedizione del libro delle missioni. Wow. Quindi qui c'è un po' di robetta da vedere e tenteremo di capire anche queste come funzionano. E con le carte abbiamo finito. Siamo arrivati ai tiles. Vedete un'altra cosa molto figa della Games Workshop? Hanno finalmente iniziato ad abituarci ad avere tutti i sacchettini che servono a contenere tutte le cose smontate. Fighissimo, cioè questo è un prodotto di qualità, nulla da dire. Allora, andiamo a vedere i tiles, vado ad aprirli e così dopo ti diamo le somme di questa scatola. Ce la faccio? Ce la faccio? Allora, vediamo un pochino. Ok, scusate il momento di pausa, mettete un rullo di tamburi, questo è il momento di vedere i tiles. I tiles mi piacciono sempre tantissimo, quindi su questo sto facendo anche dei lavori incredibili con My Dungeon, per cui sto facendo il tabellone di HeroQuest in 3 dimensioni, e appunto per Warhammer Quest invece vorrò usare dei prodotti particolari di P-Work, quindi sui tiles per me c'è un lavoro stupendo da fare in tutto il marketing, diciamo, del mondo delle miniature, e secondo me è bene che vengano ripresi i giochi dungeon crawler, perché sono giochi estemporanei che si giocano in meno tempo e che danno una soddisfazione immane, perché comunque poi potete rigiocarli e crescere con sistemi di campagna. Allora, vediamo un pochino. Beh, devo dire che abbastanza leggeri. Vado a smontare quello che mi piaceva un sacco da vedere, eccolo qui. Fattura niente male, bello cartonato, molto rigido, ok? È ovviamente un cartoncino con due stampe incollate sopra, bisognerà starci un pochino attenti, però grafica bellissima. Andiamo poi a vedere come funziona in un'altra puntata, vi farò magari un tutorial sulla giocabilità prima di iniziare a fare gli episodi. Ecco qui tutti i vari segnalini. E qui abbiamo i tiles. Andiamo a vedere una stanza, vai. Allora, questo è... Allora, la prima cosa che mi viene da dire sui tiles. I tiles normali generalmente sono da 1 pollice, ok? Come vedete hanno già aumentato la grandezza, perché la Games Workshop sta tirando fuori miniature con vasette anche di questo genere, quindi giustamente per poterla fare stare più o meno dentro un segnalino e dargli una distanza corretta bisogna mettere delle... anzi sarebbe molto bello, e ve lo faccio vedere subito per vedere quanto misurano, visto che abbiamo il metro. Andiamo a vedere le cose tecniche. Allora, siamo a 1,5 pollici, quindi un quadrato è 1,5 pollici, ok? Quindi un tile sono 4,5, che sono 3, ok, 4,5 per 3, figo. Double o double, quindi anche questo riutilizzabile. Stanzoni giganti, vediamo, guardate questo, bello anche che hanno fatto delle stanze fatte diversamente, guardate questa, con le tombe, e dall'altra parte, allora c'è un grande lavoro anche sull'aspetto delle proporzioni, della tridimensionalità, nel senso che secondo me non sono solo pavimenti, ci sono anche edifici visti dall'alto. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che tipo le tombe sicuramente, anche se non sono edifici, sono viste dall'alto in 2 dimensioni, quindi sono disegnate come fossero in 3. E anche qui tombe, ecco qui vedete per esempio qui c'è un tavolo che quindi prontamente potremmo andare a riprodurre con cose in 3D. Per esempio io ho come sponsor lo Zilot Miniatures, che ha delle cose perfette per questo gioco, e li useremo ovviamente. E guardate che stanzoni, cioè questo qui è grosso, questo è proprio bello, guardate qua. Poi gran fattura, quindi quando giocate bello l'appoggio, la sala del trono col trono, questo è tipo boss finale, figo. E vediamo un po', guardate qui cosa c'è, ci sono
anche cose di questo genere, quindi penso che sia tipo trappola questo. Allora, facciamo così, vi ringrazio, facciamo un recap e ci vediamo fra un attimo, così vi do un riassunto delle mie impressioni. Allora ragazzi, impressioni su Warhammer Quest Città Maledetta. Beh, che dire, allora è una scatola che ha dei contenuti notevoli, come ormai Games Workshop ci ha abituato. La cosa ovviamente che in questa scatola fa più paura in assoluto in senso positivo sono le miniature, che sono eccezionali. In questi giorni vi riempirò di contenuti dove le vedremo montate e dipinte. E per il resto diciamo che sono molto curioso di farvi una prima puntata sul how to, cioè come giocare, per capire un pochino le dinamiche del gioco, vedere un po' se si differenzia rispetto agli altri Warhammer Quest. Sono molto curioso di vedere se ci saranno delle uscite con delle espansioni, credo al 100%, e al 100%, anzi 110, le vedrete su questo canale, quindi avanti tutta. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche tutto questo tempo, perché è stato un unboxing piuttosto lungo. Spero che abbiate visto tutto quello che vi interessa. Se avete domande scrivete sotto, vi prego di ricordarvi di iscrivervi, di cliccare sulla campanella delle notifiche, per così magari le volte dopo sapete quando tiro fuori un video. Non mi piace molto che review questa roba, cioè se una cosa vi piace la fate, io non sono il tipo che va là a elemosinare le iscrizioni, però insomma ho visto che molti di voi magari vengono a vedere molti video e non si iscrivono, può darsi che a volte ti passi anche di mente, quindi ve lo dico. Detto questo ragazzi, grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti.